Direi che è andato tutto liscio. Finisce 3-0, Venezia su Tirol e non mi aspettavo onestamente una partita così tranquilla, rilassata. Alla fine, secondo tempo sul 2-0 ci siamo un attimo, inizialmente un attimo, insomma, il Sud Tirol è uscito, ha provato a fare qualcosina, ma poca roba, due tiri Vero. centrali, comunque un attimo ci eravamo abbassati, dico, però insomma per il resto poi abbiamo anche trovato il 3-0. Però si può dire che comunque inizialmente non sembrava sta partita facile, che uno legge il risultato, dice 3-0, partita semplicissima fin dall'inizio. Sì, anche Per perché me non è stata così, veniamo da una brutta partita con è la vero, Carrarese, quindi le nostre aspettative non è che erano al massimo le migliori. è vero. E invece per fortuna ci hanno smentito perché è stata veramente forse la partita più facile fino ad Sì, ora. sì, forse dopo la... No, neanche no, perché la prima No, sembrava facile all'inizio, sì, dopo è stata complicata. È vero, la partita probabilmente più facile sì, finora nel campionato, senza dubbio, però appunto l'inizio non è stato così semplice, l'attitudine alla gara, perché comunque loro erano bravi inizialmente, sono stati bravi sì, onestamente a chiuderci un po' tutti gli spazi, non farci andare sì. praticamente mai centrali, perché facevano una densità centrale pazzesca, quindi molto bravi. Poi un grande pressing in prima costruzione, facciamo veramente fatica, infatti l'ho vista male, cioè non ero così tranquillo. Ok, dominio possesso palla Vabbè, c'era, vinto anche quello sempre. era strabordante, era tipo Sì, 74, 72, quello che è. Ma esatto, comunque loro sono stati bravi nel primo tempo, soprattutto a chiudere tutte le linee di passaggio, a tutto. chiudere tutto, soprattutto centralmente, e a non farci arrivare al tiro, Sì, principalmente è perché vero. ci riusciva quasi tutto. Poi arrivavamo centralmente che mancava sempre Non qualcosa. sapevamo cosa fare, perché erano veramente posizionati bene, erano Sì, veramente messi bene in campo all'inizio, e infatti lì non ero tanto tranquillo, perché ho detto qua, cioè, sarà dura segnare, sarà dura buttarla è dentro, vero. serve andare veloci, serve ritmo, perché sennò non segniamo mai. Cioè, Qualità bisogna serve. alzare il ritmo, velocità, Esatto. perché stando un po' così, facendo girare la palla lentamente, non la sblocchi mai. E invece è stato bravo lì, mi pare Quique Perez a imbucare per Doumbia, Eh, azione veloce, è imbucato, ha tirato benissimo Doumbia, sì. e lì l'ha sbloccata, infatti dopo è diventata un'altra partita praticamente. Infatti, Parliamoci che era da lì che è cambiata, sì. dal fatto che ci siamo sbloccati, che abbiamo perforato sta difesa sul tirolese, che devo Sì, dire, secondo me loro volevano tenere lo 0-0, almeno provarci, perché comunque hanno sempre provato a difendere più che attaccare, perché anche nel primo tempo, a parte i primi minuti, il Sud Tirol non è che ha fatto tanto in attacco, eh. niente. Cioè, ma sì, a parte quello che ho detto all'inizio, un po' il secondo tempo, quei due tiri, insomma, un po' di reazione ci sta, erano sotto 2-0, perché poi facciamo anche il 2-0 con Kike Perez, che fa un gol al limite dell'area, bellissimo, una specie di tiro cross, non so se Sì, volesse tirare, probabilmente sì, bellissimo gol, ma Kike Perez è incommentabile, per quanto è sempre positivo. Anche la scorsa partita era sicuramente tra i migliori, sì, l'avevamo detto anche nelle pagelle, comunque in una prestazione che di gruppo non era andata bene assolutamente, per non dire altro. E al di là di quello, comunque poi secondo tempo eravamo tranquilli sostanzialmente, posso dire, sì. anche di due, anche con le vicissitudini che abbiamo avuto ultimamente, dove non dovresti stare mai tranquillo, anche avanti di 1-2, però mi sentivo tranquillo Sì. proprio perché vedevo che questo Sud Tirolo era un po' poca cosa, onestamente parlando, offensivamente parlando, perché difensivamente hanno fatto quel che potuto e l'hanno fatto bene, Sì, finché sono riusciti. Poi insomma arriva anche il 3-0 con un gran contropiede, e lì, cioè, chiusa, sì, strachiusa, agli ultimi minuti, ha gestito bene il esatto. possesso palla, mi è piaciuto che, una cosa da sottolineare oggi, che si era rappresentata in altre partite, è che abbiamo difeso anche bene, cioè difeso tenendo la palla come vuole Stroppa, ma stavolta l'hai fatto bene, cioè non è che l'hai fatto ipoteticamente e poi non ti è riuscito, peccato, quell'aspetto lì che mi faceva un po' girare. Sì, e Eh, quando cominciava il loro contropiede, magari quei pochi contropiedi, sempre riuscivano, spezzato. sì, a bloccare in qualunque modo, anche senza far fallo, stranamente, prendendo la palla tranquillamente anche. Intensità, Son stati intensità, bravi ritmo e tutti, bravura. attenti,
perché non erano in pantofole questa volta, si è visto, erano molto concentrati tutti quanti. Sì, sì. E Doumbia soprattutto, dobbiamo dirlo, perché andiamo sempre contro Doumbia purtroppo, perché... Secondo gol di fila, eh. Cioè, dopo la Esatto, scorsa, comunque, anche la scorsa, un altro come Quique Perez che nella prestazione negativa, un po' di gruppo, era tra i meno negativi, diciamo, la scorsa volta, e si riconferma tale, anzi, comunque, questa volta prestazione positiva da parte di praticamente tutti. Ehm, Comunque, cioè, beh, bravissimo, finalmente riesce a trovare un po' di continuità e sono contento. Poi tecnicamente non è perfetto così, ma no, ce lo teniamo così perché comunque ha tante altre qualità. qualità fisiche importanti, soprattutto per questa categoria, secondo me. Forse l'unico discorso che secondo me sarebbe da trattare a questo punto è la questione punta, È prima vero, punta, perché il resto della squadra veramente non so cosa dire oggi, ha funzionato tutto perfettamente. C'è sì, stato il rientro di Svoboda, sì, non voglio dimenticarlo, che è un po' vero, imballatino, sì. si vede che deve prendere minuti, è stato bravissimo secondo me Shintiena a fargli La non so, spalla, tipo. sì, sì, da una specie di assistente, Sì, perché era veramente attentissimo a stargli un po' dietro, a fungergli da copertura. sì, l'ha aiutato molto oggi, ha Esatto. lavorato per due Shintian praticamente. Verissimo, son Sì, d'accordissimo. Quindi però deve prendere minuti, cioè poi Shinten normale. Svoboda, Svoboda. insomma, sappiamo tutti che giocatore è, non serve commentarlo, deve solo prendere minuti o viene da infortunio gravissimo e Eh, son solo contento, ecco, di averlo visto dal primo minuto, dopo la prestazione negativa di Korac. Ci sta che prendesse cioè si accomodasse un attimo a riflettere perlomeno, non a totalmente essere rimosso dalla rosa, però un po' di riflessione in panchina su quanto accaduto contro il Carrarese. sì. È entrato anche Boinen al posto di Busio, molto bene secondo me. Assolutamente. Mi sembra in forma, quindi io me lo aspetterei anche titolare la prossima. Per far Vediamo. anche riposare un po' Busio che l'abbiamo visto Sì un po' che, stanco. sì che forse si era anche fatto un po' Sì, malino, non si è capito. Vediamo, vediamo. Sicuramente poi dei singoli comunque domani ne riparliamo nelle sì, sì, pagelle esatto. e bisogna dire comunque cioè, totalmente un'altra squadra rispetto a quella vista a Carrara. Per carità, a livello dell'avversario nettamente insomma diverso perché comunque la Carrarese ci ha creato veramente tanti pericoli e non stando dietro solamente come ha fatto sul Tirol, ma cioè, facendo ben altro anche offensivamente. Qua effettivamente l'avversario un po' ci ha aiutato, ma un po' bisogna dire, eravamo mentalizzati bene, no? Sì, Come dicevi prima, eravamo proprio mentalizzati in maniera diversa. Forse ecco la sgridata, spero che gli abbia data stroppa, ma mi sembra di sì per come hanno reagito sul campo, quindi nulla da dire, grande, grande partita. Ritornano i 3 punti e adesso mm, vediamo. Dopo non ho neanche visto la classifica, ma sì, classifica ne riparliamo più quando, avanti. sì, esatto, quando conta un po' di più. Adesso meglio non guardarla, secondo me, per quanto mi riguarda mia, vabbè, ma era una mia scelta comunque. Domani, insomma, ci sono le pagelle, scrivete voi qua sotto cosa ne pensate. È sempre Forza È Venezia. sempre Forza Unione.